Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia del primo semestre 2026. Ragazzi, abbiamo il diavolo, che è una carta di grande potere, è una carta anche di controllo, quindi può essere che dobbiate tenere sotto controllo qualche cosa, però è anche una carta che ci parla di illeciti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale, sono 3. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, poi c'è un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. Vi ricordo inoltre che sono aperte le iscrizioni per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi di gennaio 2026 e per chi non volesse aspettare ho appena pubblicato un corso fast per chi vuole, diciamo così, imparare perlomeno le basi. Comunque trovate tutto sotto nella descrizione. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Ecco, abbiamo la torre, un 3 di coppe, un 4 di spade, due di denari, fante di bastoni, appeso, e temperanza. Dunque, adesso andiamo a vedere carta per carta, vediamo qual è il movimento energetico più importante del periodo e in un secondo momento andiamo a vedere che cosa succede mese per mese, cioè diamo una localizzazione temporale a quello che vediamo in questa lettura. Tenete presente che questa è una di 4 letture che ho pubblicato per il 2026, le altre sono già online e le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. Allora, ragazzi, partiamo con questa torre. 6 di, 6 di spade, 3 di coppe. Andiamo a vedere anche il 3 di coppe. Giudizio. Regina di spade e giustizia. Dunque, quando arriva la torre, ragazzi, è perché qualche cosa che è in piedi casca. Non vi preoccupate, io credo che siano più credenze limitanti, visto che qui abbiamo un 6 di spade, potrebbero essere come dei problemi che avete sempre avuto e che pensavate di dover sempre sostenere, mettiamola così, e che potrebbero cadere, potrebbero come non esserci più questi problemi, o per qualcuno vi dirò, aspettate, datemi una carta per 6 di spade. Fante di spade, 7 di pentacoli. Guardate, sento che una situazione crolla, ma considerato il 3 di coppe, che poi avete anche qui, potrebbe essere qualcosa che vi fa felici in realtà. Sapete, essendoci la carta delle credenze limitanti, potrebbe essere un stato, un ruolo o una situazione o un qualche tipo di
questione che è stata presente nella vostra vita fino ad adesso perché credevate che dovesse andare così, mentre invece secondo me questa situazione crolla. Comunque andiamo avanti. Abbiamo poi anche un bellissimo tradicoppe, qui secondo me si parla di amicizie, di collaborazioni, di trovare persone che siano in allineamento con voi. Potrebbe essere qualche amico da lontano e per lontano potrebbe essere una lontananza sia geografica che temporale, con il o la quale potreste, vi dirò, raggiungere qualche tipo di accordo con questa giustizia, potrebbe essere anche proprio un contratto. Vedere 4 di spade, 10 di spade e ruota della fortuna. La ruota della fortuna è molto positiva, soprattutto in una lettura di lavoro e denaro, perché apre le porte a nuove possibilità. Ci sono come delle nuove strade che potrebbero aprirsi davanti a voi, potrebbero essere anche delle vincite effettivamente in denaro, degli aiuti che potreste ricevere, dei soldi inaspettati. Andiamo a vedere il 2 di denari. Abbiamo un 2 di spade e un 5 di coppe. Sento che c'è qualche cosa che vi lascia come dei dubbi. Effettivamente abbiamo anche un 4 di spade, è come se avessi bisogno di fermarvi un attimo ad un certo punto del prossimo semestre e di fare un po' il punto della situazione grazie a questo nuovo panorama che si apre a causa della ruota della fortuna, cioè come dire, ok, qualche cosa di brutto c'è stato, però apriamoci al nuovo, qualche cosa che era certo verrà a accadere, però c'è la possibilità di andare verso qualche cosa di nuovo. Ragazzi, quando arrivo alla torre, di solito sono eventi esterni. Bueno, dipende, ogni tanto sono anche eventi interni. Però comunque, sono eventi esterni che in qualche modo arrivano per reindrizzarci. Cioè, è l'universo che ci dice: guarda che di lì non è la tua strada, faccio cadere tutta quella realtà, così hai la possibilità di reinventarti. E qui con la ruota della fortuna, ragazzi, davvero vi si aprono tutte le possibilità che voi possiate immaginare. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Ecco, nuovi obiettivi. Abbiamo la stella e l'imperatore. Verso nuovi obiettivi più concreti, verso un nuovo punto d'arrivo. Sì, è come se iniziaste a valutare cose che prima non avevate valutato. Andiamo a vedere anche l'appeso. 8 di bastoni e 9 di pentacoli. Guardate, io credo che il movimento di questo periodo vi aiuterà a vedere le cose da un'altra prospettiva e poi qui avete anche la temperanza, quindi si arriva poi in qualche modo all'equilibrio. Io credo che creerete come un vostro nuovo potere personale ed è qui che arriva secondo me il diavolo, il fatto che questo aiuto, questa strada, questa ruota della fortuna cambia un po' le carte in tavola e sì, effettivamente potreste vivere come un momento di stasi, perché ho varie carte che mi parlano di fermo, però tutto sommato è come se fosse un periodo per ricarburare, per rigenerare, per vedere le cose da un'altra prospettiva, per valutare, per fare delle considerazioni, per fare dei progetti, per programmare, per fare come sì, una tattica di partenza, una tattica, mi viene da dire di combattimento, ma non è che state partendo per la guerra, però sì, è come lo strutturare qualche cosa di nuovo che vi possa far esprimere di più voi stessi quello che volete voi. Voi della temperanza.
abbiamo un 7 di coppe e un 2 di bastoni. Quindi devo dire che tutto sommato si aprono nuove possibilità, nuove porte, nuovi obiettivi, si riporta un po' in equilibrio quello che è stato questo momento dove era qua, 5 di coppe, questo momento un po' cupo, dandosi nuovi obiettivi. Io credo che nel prossimo semestre si tratti di andare verso il vostro potere personale, cioè proprio chiedervi che cosa mi fa felice, che cosa voglio fare, che cosa mi farebbe festeggiare, cosa mi appagherebbe, cosa mi farebbe sentire pieno o piena, realizzato piuttosto che più indipendente, più finito, più completo. Allora, partiamo dai disoccupati. Per quello che riguarda i disoccupati, non disperate, ragazzi. Sento che grazie a delle conoscenze, potrebbe proprio essere grazie a un amico, un'amica o ad un ammiratore, che potreste effettivamente reinfilarvi nel mondo del lavoro. Per qualcuno potrebbe essere una persona che non si vede da tantissimo tempo e che ricompare con una certa autorevolezza e vi dà come una spintarella ad entrare da qualche parte. Potrebbe anche essere una persona che non sentite da molto tempo o un curriculum che avete mandato secoli fa e di cui vi siete completamente dimenticati. Ecco, potrebbero, secondo me potrebbero chiamarvi. Vi dico, non nego che qualcuno con questa torre iniziale potrebbe anche decidere di lasciare il lavoro che ha, oppure, non lo sento tanto, però per qualcuno potrebbe risuonare, potrebbe esserci come un restyling aziendale, ehm, e quindi essere disoccupati da poco. Cioè, non sapere ancora di essere disoccupati adesso che sto pubblicando la lettura, ma scoprirlo poi più in là. Però ogni volta che viene la torre viene per darci la possibilità di ricostruirci in modo nuovo. Qui avete anche una bellissima ruota della fortuna. Vi dico, come la sensazione che qualche cosa potrebbe cadere di quello che avete già costruito, però voi festeggerete, quindi non sarà poi così male. Quindi se siete in un lavoro che non vi piace nel momento in cui ascoltate la lettura, che siamo nel 2025 quando io la pubblico, può anche essere che abbiate come un lavoro a termine o cose di questo genere, ma non disperate perché avete la giustizia, avete la ruota della fortuna, avete l'imperatore e un 9 di pentacoli. Quindi si va verso un qualche cosa di stabile. Di solito quando c'è la giustizia sono lavori nel lungo periodo, cioè sono contratti a lungo termine, molte volte anche a tempo indeterminato, ok? Per le persone che sono dipendenti, allora, i casi sono due. Se ve ne volete andare dall'azienda, sento che vi ricontatta quell'azienda alla quale avevate mandato il curriculum tempo fa, anche per voi, e potrebbero farvi un'offerta molto 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 interessante. Vi dico che la persona potrebbe essere, quella che vi contatta potrebbe essere una persona giovane, intraprendente, dinamica, ma l'azienda dalla quale vi contattano è un'azienda seria che ha alle spalle anni di solidità. Se vi trovate bene nell'azienda in cui siete, vi dico che il periodo scorre abbastanza sereno, però vi proporranno, ehm, soprattutto se avete chiesto un aumento di stipendio, un cambio, un qualche tipo di mansione nuova, è facile che aspettate, otterrete, mettiamola al futuro. È facile che la otterrete nel prossimo semestre. Si aprono comunque
un sacco di strade nuove in questa nuova situazione, secondo me. E per le persone che sono autonome, devo dire, la ruota della fortuna arriva anche per voi, quindi un maggior potere personale. Credo che qui potrebbe esserci come una collaborazione, cioè sento come un momento di fermo, perché probabilmente anche per voi qualche progetto che avevate già in piedi potrebbe non continuare, non funzionare, potrebbe essere il caso di chiuderlo o di metterlo come in stand-by. E qui si tratta di creare nuove collaborazioni, di sentire vecchie partnership, di creare come nuove idee, nuovi obiettivi. Potrebbe essere il caso di percorrere nuove strade con questa ruota della fortuna, che sono quelle che effettivamente poi vi si aprono con questo sette di coppe. C'è un momento di fermo comunque anche per voi, un po' per tutti in realtà, che vi dà la possibilità con l'appeso di vedere le cose da un'altra prospettiva, ragazzi. Se dovessimo parlare di denaro, allora secondo me con la ruota della fortuna arriva del denaro in più, del denaro inaspettato, potrebbero essere dei premi, se per caso c'è questo licenziamento di cui vi parlavo prima, potrebbe essere la liquidazione, qualche premio. Ecco, la sensazione che ho è che o qualcuno potrà chiudere dei debiti, grazie magari a questa vincita o questo cambio inaspettato di lavoro, di ruolo che porta con sé un aumento di stipendio. Ecco, e questo è il punto. La ruota della fortuna sono più soldi una tantum, piuttosto che come se fosse un aumento di stipendio regolare, ok? Però insomma avete anche un imperatore, quindi può essere le due cose in realtà, ma diciamo che quello che va per la maggiore è un gruzzoletto che vi arriva una tantum e basta. Non vedo ancora questa continuità nello stipendio di aumento, però comunque è positivo, è qualcosa di nuovo che arriva. L'unica cosa è che appunto se avete degli investimenti già attivi, ehm, non so, forse è il caso di cambiare obiettivi. Cioè, io credo che qualche cosa sul quale avete investito, può essere anche un investimento di energie, non necessariamente di denaro, ehm, cioè ho come l'idea che semplicemente non riusciate a concludere molto da soli, ma che in questo semestre dobbiate associarvi a qualcun altro per riuscire ad acquisire più potere. Questo non vuol dire necessariamente fare quello che dicono gli altri, però creare forti collaborazioni. Ne sento una in particolare, vi dico, con una persona giovane che vi darà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, di diventare più autonomi, più indipendenti, più ricchi anche. Ok, andiamo a vedere mese mese come si sviluppano le energie. Wow, subito l'imperatore, quindi si parte da imperatore e imperatrice, ragazzi, due carte di forte stabilità, di forte crescita economica. Abbiamo un matto, un 3 di pentacoli, un fante di spade, un cavaliere di spade e un 2 di bastoni. Allora, qui è semplice, abbiamo gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Quindi direi che si parte già abbastanza potenti con imperatore e imperatrice, potrebbe essere il caso a gennaio di mettersi come un po' in regola o in riga, se vogliamo. Qui avete anche la giustizia, si tratta di darsi come delle nuove regole, dei tempi corretti da dedicare ad ogni cosa, per esempio, non lo so, un'ora al giorno lo dedico alle mail, un'altra ora al giorno lo dedico a, non lo so, sentire nuovi clienti, un'altra ora al giorno la dedico a studiare nuovi percorsi per ampliare il mio lavoro piuttosto che le mie finanze. È come un distribuite, cercate nuovi obiettivi, distribuite e create come delle tattiche di azione.
Febbraio abbiamo l'imperatrice, quindi qui secondo me c'è come quel momento con la ruota della fortuna anche dove si espandono le cose e questa espansione vi dà la possibilità a marzo di buttarvi in qualche cosa di nuovo, di assaggiare lo spirito del nuovo. Il 3 di coppe qui io lo vedo a aprile con questo 3 di pentacoli, perché anche il 3 di pentacoli parla di progetti, di collaborazioni, quindi secondo me verso aprile potrebbe esserci questa nuova affinità con delle persone. Voglio una carta per questo fante di spade. 5 di bastoni. Ok, questa zona della lettura la vedo qui, nel senso che, e anche qui con il diavolo, fate attenzione perché mi viene da dire non potete avere sempre e tutto sotto controllo, cioè dovete anche lasciare un po' fluire e soprattutto lo spirito di collaborazione sta nel cedere un po' da tutte e due le parti, no? E forse questo vostro voler controllare la situazione, l'evoluzione delle cose potrebbe creare qualche divergenza, qualche dibattito fuori luogo, però secondo me poi a giugno le cose si risolvono perché c'è comunque un cavaliere di spade che è una delle carte più veloci del mazzo, ragazzi, e quindi c'è come un'impennata in avanti e poi abbiamo un 2 di bastoni che è proprio la carta della progettualità, del guardare al futuro, del fare le valutazioni. Quindi, amici dei pesci, vi dico, secondo me, sento di dovervi dire questo, se siete investitori, fate attenzione con i soldi che avete investiti perché avete la torre subito così d'entrata e qui c'è un imperatore a inizio gennaio, scusate, a inizio semestre, quindi a gennaio, per qualcuno ha a che vedere con dei temi legati ad una casa e per qualcun altro, un immobile per capirci, e per qualcun altro fa riferimento alla borsa. Quindi quello che è certo nella borsa, tipo se avete un titolo 2, 3, non lo so, che stanno salendo, può essere che vi porterete a casa un'amara sorpresa. Vi dico, si tratta poi di aspettare un attimo, perché comunque qui poi c'è la ruota della fortuna, potrebbe esserci questo cambio verso febbraio-marzo, però ecco, se dovesse succedere non vi impanicate. Se siete già impanicati adesso che ve l'ho detto, magari mettete al sicuro i vostri soldi. Ok. Ehm, Andiamo a vedere ragazzi qualche oracolo. Vediamo che cos'altro vi vogliono dire. Allora, l'angelo terrestre, il libero arbitrio. Uh, attenzione, 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 perché qui avete il diavolo che parla di illeciti, di fare le cose fatte un po' così, mentre qui avete la giustizia che vi invita proprio a fare le cose secondo la legge, in regola, di regolarizzare. Ecco, un'altra cosa che mi viene da dirvi, se avete qualche questione lavorativa, qualche progetto che è già partito, e che vi dà delle soddisfazioni, forse è il caso di mettere in regola le cose. Per qualcuno potrebbe essere necessario aprirsi la partita IVA. Ci sono molte formule oggi per aprire la partita IVA e non pagare tante tasse. Provate a chiedere a qualche commercialista o al CAF. Ok, poi abbiamo il conquistatore dell'insegnamento, agosto, quindi qui andiamo già poi oltre il periodo, però effettivamente avete la stella è colei che canalizza i messaggi dall'alto e quindi vi devo dire che secondo me durante tutto il periodo potrebbe esserci come un apprendimento del quale sarete poi consapevoli ad agosto, suppongo. E poi abbiamo lo sciamano, luna nuova. Sento che questa carta parla di equilibrio, vedete come ha le carte, sì, le mani, che è un po' quello di cui vi parla anche la temperanza qui a fine lettura.
quindi c'è come da rimettere in equilibrio certe situazioni. Vi faccio un esempio. Avete un lavoro che è stabile, però vi fa guadagnare poco e magari avete un progetto che è instabile, ma vi fa guadagnare di più. Cercate il giusto equilibrio, ok? Magari avete un lavoro 8 ore per dire, cercate di farvi mettere 6 ore in modo che quelle 2 ore le possiate dedicare di più al progetto e così controbilanciare quello che guadagnate. È un esempio come un altro, eh. Allora ragazzi, adesso vi faccio vedere un oracolo, è molto interessante, sono 3 carte. Ci sono delle scritte fondamentalmente, vediamo un po' per i pesci. Se no ne estraggo uno io, ok, questo. Poi questa e questa. Ok, allora come vedete ci sono 3 carte, hanno colori diversi e bande diverse. Questa è la banda diciamo azzurra e questa è la banda rossa. Qui si tratta, io adesso vi leggerò 3 frasi, una a livello spirituale, una a livello mentale, una a livello fisico, dal punto di vista del modo di pensare e altrettanto farò dal punto di vista del modo di agire, ok? Quindi la parte blu riguarda diciamo la parte astratta come pensiamo, mentre la parte rossa riguarda più quello che facciamo. Una di queste 3 o una di queste 3, cioè una delle 6, dovrebbe risuonarvi di più. Non mi metterò a interpretare ognuna di queste frasi perché non finisco più, però se ci sono dubbi me li potete comunque scrivere sotto nei commenti, magari ci confrontiamo tutti. Allora, qui abbiamo il Sole in Sagittario nella 12ª casa, per chi fosse appassionato di astrologia, e le frasi dicono: livello spirituale, la creazione dell'intuizione per comprendere la tua fede. Qui abbiamo l'intuizione, la stella e il conquistatore degli insegnamenti. Poi, da un punto di vista mentale, guadagnare il rispetto per o da la saggezza delle tendenze nascoste. È un po' come imparare dalle proprie ombre. Fisico. Cosa portate alla vita o alla luce risultanti dalla comprensione di grandi istituzioni o eventi travolgenti? Cioè come concretizzate il vostro insegnamento al mondo? Ok, adesso andiamo a vedere che cosa potete fare. Dimostra, da un punto di vista spirituale, dimostra i tuoi più alti ideali cercando l'unità con tutto ciò che è. E il diavolo è proprio l'ego che ci fa vivere nella separazione. Mentale, realizza le regole, cioè avevate l'imperatore e anche la giustizia, di filantropia. Fisico, agisci come una guida, rivelalo al mondo e tieni nascosto il tuo coinvolgimento. Tieni nascosto il tuo coinvolgimento è per l'ego, ragazzi. Fatemi sapere come vi risuona. Ok, ultima carta, le fatine. Qui abbiamo luce e questa fatina, tra l'altro è messa come questa e ha anche, sembra quasi lo stesso disegno un po', no? E vi dice che questa fatina arriva per illuminare la vostra situazione attuale e vi ricorda
che la luce può penetrare l'ombra, può illuminare l'ombra. E poi qui invece ci parla di trasformazione, quindi ricordate che quello che vi sta succedendo per il vostro più alto bene. Il meglio sta per arrivare. Bellissima lettura, amici dei pesci, trasformativa devo dire, ci sarà come un momento di intoppo che secondo me non sarà neanche tanto iniziale. Fatemi vedere un attimo. Sì, guardate, questa torre potrebbe essere verso maggio. Per qualcuno, secondo me, è già stata nel 2025, può essere per chi è nato nella prima decade, però per qualcuno potrebbe arrivare verso la primavera. Comunque fatemi sapere nei commenti se vi risuona. Bene, per sostenere il canale ragazzi mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro però lo potete comunque fare attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti e in più tratto tanti altri temi per espandere la vostra consapevolezza. Metafisica, metamedicina, parlo dell'astrale, parlo della Kundalini, ci sono delle meditazioni che servono per aprire il terzo occhio, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Bene, detto questo io vi auguro un 2026 splendido, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!